Bentornati amici modellisti e non solo, un nuovo appuntamento e in questo caso poniamo fine alla serie di questo T64BV della guerra in Ucraina. Nelle puntate precedenti, che ormai risalgono a qualche tempo fa, ho realizzato la colorazione, il montaggio di questo carro skiff in 1.35 e finalmente sono arrivato al weathering. Come mia prassi, come mia abitudine, ovviamente ho iniziato con un bel lavaggio selettivo, in questo caso aiutandomi con i prodotti dell'AH. Vi consiglio i prodotti dell'AH, ma sono sempre validi anche ovviamente i colori della Amo of Miggy Menez, e ovviamente se siete della vecchia scuola vanno benissimo i colori ad olio. Vecchia scuola che, badate bene, è molto attuale, in quanto anche io utilizzo regolarmente i colori a olio. Infatti, secondo l'esperienza, secondo le modalità di pittura, credo che prodotti nuovi come quelli già pronti e allo stesso tempo prodotti come i colori a olio, gli smalti, possano tutti insieme aiutare a realizzare un modello unico. In questo caso, come vi dicevo, ho realizzato il weathering con un lavaggio selettivo. In questo caso il colore che ho utilizzato è un colore scuro per esaltare questo verdone di base. Ho cercato ovviamente di mostrarvi il più possibile tutti i passaggi che sono stati realizzati e che ho voluto diciamo ovviamente implementare su questo carro, e ovviamente nessuno vi dirà una via precisa per realizzare il modello, questi sono solo consigli, potrete valutare voi la via migliore per la realizzazione del modello e dell'invecchiamento. In questo caso, una volta ho utilizzato il prodotto che vi dicevo per realizzare appunto questi lavaggi selettivi, l'eccesso è stato rimosso con della singola e della semplice acquaraggia inodore. Esiste anche in questo caso il prodotto dedicato delle varie marche, che ovviamente vi consiglio qualora vogliate essere più sicuri, diciamo, di avere un prodotto che è sicuramente abbinabile con quello che voi avete, ma nulla esclude di poter utilizzare sempre l'acquaraggia. Questo poi è un video forse anche lungo, e anzi prendete le popcorn perché insomma ne vedrete ancora da qui alla fine del video. Ho cercato di lasciarvi, come in questa serie ho fatto, più passaggi possibili, perché credo, come diciamo mi sto convincendo, che essendo dei video tutorial debbano mostrare il più possibile quello che sto facendo, altrimenti rimangono dei video pubblicitari che non servono a nulla, mentre lo scopo principale di questi video, a mio avviso, è mostrarvi quello che faccio e come lo faccio, e spero che possano essere sempre utili. Successivamente, come vi dicevo, con i colori ad olio, in questo caso ho utilizzato ovviamente gli oil brusher che avete visto, ma gli oil brusher io li utilizzo anche in combinazione con i colori a olio normali. Semplicemente, diciamo, la cosa comoda di questi colori a olio della MIG è avere delle colorazioni ovviamente già studiate e pensate per chi fa mezzi, per chi fa figurini, per chi fa diorami. Quindi questa è sicuramente una cosa comodissima, perché se io dovessi cercare una colorazione abbinabile al mio carro, sicuramente dovrei andare a mischiare più colori, mentre con questi prodotti già pronti, diciamo così,
vi trovate sicuramente meglio. Come si utilizzano? Questo è quello che vi faccio vedere sempre di solito in tutti i video. Qui ho cercato di mantenerli, come vi dicevo e come vi ripeto, il più possibile. Prendo il colore ad olio in piccole parti, lo vado a depositare nelle zone di mio interesse. Ovviamente se dovete fare una zona polverosa potete, ovviamente se avete una zona verticale, mettere il colore nella parte superiore e tirarlo con un pennello, in questo caso morbido, piatto, o se volete anche per dare altri effetti anche a punta o rovinato, tanto comunque voglio dire, noi stiamo simulando la pioggia, che la pioggia ovviamente non è lineare, stiamo simulando lo sporco e lo sporco non è mai lineare, stiamo simulando un'impolverata su un carro che non è mai una cosa lineare. Quindi in questo caso sto lavorando in questo modo, nella parte superiore vado a mettere quella che è la colore a olio e lo vado a tirare, se è una parte verticale, verso il basso. Ovviamente dovete stare attenti a non rimuovere troppo il colore, è una possibilità quella di rimuovere il colore, che nel 99% delle volte, se ci andate troppo pesante, la otterrete purtroppo andando a vanificare tutto il lavoro che avete fatto. Cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio quindi di tenere il pennello piuttosto asciutto. Successivamente, ovviamente, il colore acrilico è sempre presente nei carri e viene utilizzato per riprendere tutti quei dettagli che avete visto nelle puntate precedenti, in quanto ovviamente nella colorazione potremmo perderci quei dettagli che avevamo messo in evidenza nelle puntate precedenti. Quindi qui ho ripreso il tutto con i colori acrilici e ho cercato di modificare nuovamente i toni. Considerate che questo è un carro piatto in tutti i sensi, in quanto comunque è piuttosto basso, ha comunque pannellature piuttosto piatte e quindi sicuramente un modo pratico per far risaltare il colore è questo. E tra l'altro, oltre ad essere un carro piatto, è anche monocromatico, quindi o fate in questo modo o avrete comunque un carro, o meglio una macchia verde su una basetta nera, eventualmente anche piuttosto scura. Come vi ripeto sempre, l'occhio del modellista e l'occhio della realtà devono andare di pari passo, ma devono trovare un compromesso. Non si possono ricreare al 100% i colori reali, non si possono esasperare al 100% i colori reali, ma sicuramente qualche espediente artistico va assolutamente adottato. E questo è quello che cerco nel mio piccolo di fare su ogni modello, in ogni video e su ogni creazione. Ed è quello che cerco di farvi passare ad ogni mia realizzazione e in ogni mio video. Spero sempre di riuscirci. Con i colori acrilici, quindi, tra le altre cose, sono riuscito a riprendere anche i bordi delle corazze reattive, quindi a modificare un po' il tono del bianco, a modificare un po' il tono del verde. Insomma, come vedete, il video è stato tagliato, indubbiamente, in quanto è una vecchissima registrazione, poiché il modello è finito già dal 2022, ma la registrazione totale credo sia stata di 4 o 5 ore.
e ho cercato, come vi dicevo, di farvi vedere il più possibile i piccoli passaggi e l'attenzione che ho messo in ogni piccolo dettaglio, in quanto a mio avviso, anche se su un carro che di base, diciamolo, è un carro vecchio, bruttino, in quanto voglio ricordarvi che è un carro della Skiff, che se avete seguito i video precedenti o se volete andarveli a recuperare, è un carro molto basico. Credo addirittura che non si trovi forse più sul mercato. Successivamente, non potevo far altro che lavorare di spugnetta. Le scrostature di solito si possono realizzare con la spugnetta o a pennello. Tante volte mi diverto, anche sulla 1.72 addirittura, a lavorare di pennello, con scrostature veramente piccole. In questo caso ho voluto lavorare con la spugnetta perché mi trovavo meglio. E in questo caso come si può fare? Con la spugnetta si prende del colore, potreste farlo di marrone, di nero, di verde più chiaro, verde più scuro, per andare a dargli quella movimentazione, quel senso di usura, di colore saltato, che sicuramente insomma è pratico con una spugnetta del genere. Poi successivamente ho voluto lavorare anche su questo che è un tronco, in realtà nelle immagini reali sarebbe un tronco, e ho provato a diciamo enfatizzare i bordi, a lavorare sui bordi, come dicevo, sempre per far uscire quello che in realtà è un pezzo, non mi ricordo se di legno o di plastica, e a simulare possibilmente un effetto legno. Ero partito da una base di legno scuro, ovviamente un marrone scuro, e successivamente con una Iraqi Sand e con altri colori chiari come in questi passaggi ho cercato di andare a creare e a movimentare il colore del legno, lavorando sui bordi, lavorando con pennellate piuttosto piccole, creando delle striature, quindi delle vere e proprie striature. Poi con la ruggine, quindi questi prodotti che avete visto, sia un lavaggio ma allo stesso tempo anche un deposito ruggine, ho lavorato su alcune parti del carro. Beh, sicuramente qua mi potreste dire, ma la ruggine sui carri non ci dovrebbe stare, o comunque ci potrebbe stare limitatamente, anche perché questi carri sono talmente poco operativi che ovviamente non fanno in tempo ad arrugginire. Tuttavia, sempre il discorso che vi facevo prima, sicuramente a parte che un po' di ruggine su questi moderni ci potrebbe anche stare. E poi, sinceramente, è sempre l'espediente artistico che vi dicevo. Era interessante creare delle piccole porzioni, in questo caso, per innanzitutto sperimentare sempre tecniche, anche perché in questo caso, essendo un video piuttosto vecchio, come vi dicevo, erano le prime sperimentazioni con questi prodotti. Anche questo va a simulare le macchie di olio fresco. Su questi carri assolutamente che stanno in prima linea, soprattutto in questa guerra frenetica dei giorni nostri, sicuramente macchie d'olio possono stare ovunque, possono starci benissimo. In quanto essendo operativi non credo si faccia tanta attenzione alla pulizia in generale, o comunque non si badi se ci sono o meno delle macchie d'olio, soprattutto negli eventi più a noi contemporanei che vedono un alternarsi di forze russe e ucraine al fronte con una velocità disarmante, ecco. Anche in questo caso i prodotti sono molto semplici da utilizzare. Con un pennello si va a inumidire la zona che ci interessa, anche con quest'altro che serve per simulare praticamente semi invernali, loro li chiamano winter grime, quindi praticamente
segni dell'inverno, che non sono altro che delle striature possibili, la simulazione della pioggia, quindi quella che può lasciare su un carro, ovviamente la pioggia che cola, o comunque anche dello sporco, della polvere che si va ad accumulare. Quindi sono tutti i prodotti che ho utilizzato molto semplicemente, come vi dicevo, andando a inumidire la parte che mi interessava, sulle parti orizzontali, cercando poi di dare un senso a dove effettivamente poteva stagnare magari l'acqua, dove poteva stagnare la polvere, e mettere nelle parti verticali, ovviamente dalla parte alta verso il basso. Quindi ho messo nella parte alta il prodotto e ho tirato con questo pennello verso il basso, pennello che, come vi dicevo, non è in realtà troppo umido di acquaraggia, bensì rimane sempre un pochino asciutto. Ora sono arrivato alla parte inferiore dello scafo. Anche in questo caso ho utilizzato il prodotto della Tamiya, ma potete utilizzare quelli del K, vale sempre il solito discorso, che è un prodotto già pronto che serve a simulare in questo caso la sabbia. A me serviva un primo strato di polvere, di fango, più pesante, ecco, diciamo così. In questo caso con questo prodotto ho riempito le ruote, ho riempito la parte inferiore dello scafo, come state vedendo in questo passaggio. Non sono andato molto sul preciso proprio perché anche in questo caso la polvere e il fango non seguono un criterio logico, o meglio, non è la precisione che bisogna cercare in questi passaggi, ma più che altro è il criterio logico di dove potrebbe forse, ecco, diciamo così, accumularsi la polvere o meno. Diciamo che la logica c'è, ma non la precisione, in quanto la polvere non sa precisamente dove si deve depositare. Come vedete, su questa parte laterale ho insistito parecchio e se avete visto durante il video ci sono passato veramente molte volte. Questo perché volevo ottenere vari effetti, sia l'effetto bagnato, sia l'effetto impolverata, sia vari tipi di polvere, di ruggine, di sporco. Ho utilizzato vari colori, vari prodotti, varie colorazioni, proprio per ottenere un effetto quantomeno più realistico, ecco, diciamo così, è anche piuttosto variato, ecco.
ho utilizzato sempre, come vi dicevo, prodotti già pronti, mescolati tra di loro, sperimentati, tirati dall'alto verso il basso o come in alcuni casi dal basso verso l'alto, in questo caso, con vari tipi di pennello, da più a punta a meno a punta, proprio per cercare di ottenere un effetto quanto più realistico possibile. Poi indubbiamente, per concludere l'opera di invecchiamento e di impolverata, cosa meglio dei pigmenti? Quindi in questo caso ho utilizzato vari pigmenti che avevo a disposizione. Diciamo che non vado neanche ad elencarvi, a parte che li avete visti durante lo svolgimento del video, però ho utilizzato pigmenti di varia natura, anche perché è sempre la stessa cosa che vi dicevo prima. La caratteristica dei pigmenti per modellismo è avere dei pigmenti già pensati per andare a simulare quelle che potrebbero essere gli scenari nei quali ambientare i carri armati. Quindi potreste avere una polvere che va a simulare una terra più europea, diciamo così, anche se sappiamo bene che non è che c'è uno standard di terre, ecco, diciamo così. Però ecco, la cosa interessante di questi prodotti è che ovviamente possono essere abbinati ad operazioni militari, a scenari, ecco, diciamo così, in quanto sono studiati appositamente per simulare e ricreare un tipo di terreno di una determinata zona. Successivamente, in corrispondenza dello scarico su quello che è appunto quello che vi dicevo, un tronco di legno, ho cercato di ricreare anche i fumi. In questo caso, sempre con del pigmento nero, ho fatto sì che lo scarico avesse invaso, diciamo così, i fumi di scarico avessero invaso anche il tronco. Questa fase qui è quella poi finale, quella del pigmento, quella che mi ha dato gli ultimi contrasti, che mi ha dato l'ultima impolverata sul mezzo. Sulle parti piane, orizzontali, andiamo a creare dei depositi, mentre su quelle laterali, che si presuppone verticali appunto, andiamo a realizzare non dei depositi ma come sempre un residuo, come a simulare la polvere che si è magari, non so, asciugata da un'eventuale pioggia, fango che è diventato secco. Ecco, questo è quello che vado a realizzare, e in questo caso come lo vado a stendere? Con un pennello nelle zone che mi interessano, in questo caso per realizzare i depositi, e poi o lo fisso con un pigment fixer o comunque lo vado a picchiettare, come in questo caso a livello tecnico lo vado a picchiettare, diciamo, sulla superficie che mi interessa, e vado a cospargerlo anche qui senza ottenere un criterio preciso, senza andare a vedere effettivamente la precisione in questi passaggi, ma più che altro andando a utilizzare un senso logico, ovvero sotto l'anello della torretta ipotizzo che ci possa effettivamente essere della polvere della terra asciutta. E così ho lavorato. Sicuramente quando il modello sarà montato, sarà finito, sarà sulla sua basetta, nessuno se ne accorgerà. Però io credo e ritengo che sia comunque, essendo modellismo storico, importante andare a simulare e a cercare comunque, anche se ottenendo, come vi dicevo, mantenendo un aspetto artistico, sia necessario comunque cercare
la realtà il più possibile. Questo è il Pigment Fixer. Mi è stato chiesto da mio amico Francesco, che tra l'altro devo già ringraziare per una cosa che poi vi farò vedere, mi è stato chiesto di come lo utilizzassi. Ebbene, eccolo qui. Picchiettando la superficie dove è stato messo il pigmento e andando molto gentilmente a fissare appunto il pigmento lì dove ho pensato di depositarlo. Beh, è sicuramente un ottimo motivo, un ottimo momento, diciamo, per andare a vedere tutti quelli che sono stati gli sforzi che sono stati fatti per ottenere questo modello e per andare a chiudere con criterio l'impolverata, l'invecchiamento di un mezzo, il weathering. Infine, sui cingoli con della matita, se non ricordo male HB, ho ripreso quelle parti metalliche che sfregando ovviamente sul terreno rimangono sempre ben evidenti. Infine, vedendo dei carri reali e vedendo purtroppo immagini della recente guerra in Ucraina, si vedono effettivamente scene di carri che sono mimetizzati il più possibile con erbe, con quello che poi in realtà c'è disponibile, e in questo caso avevo a disposizione questa rete mimetica della Verlinden, se non ricordo male, e l'ho utilizzata per andare ad aggiungere un tocco in più e particolare a questo carro, che tra l'altro sarà ed è stato inserito su una basetta nera semplicissima ed ha partecipato a svariate mostre sul territorio nazionale. Quindi in realtà questo per farvi capire come sia un po' in ritardo nella lavorazione dei video sul canale, anche perché io credo che nonostante siamo in un periodo di intelligenza artificiale ci si debba ancora divertire a realizzare video da zero per fare un prodotto che veramente posso sentire mio, che spero posso trasmettervi e soprattutto che possa mostrarvi qualcosa di utile nella realizzazione dei vostri progetti. Io vi ricordo che sul canale tra l'altro è attiva anche la possibilità di postare i vostri lavori, quindi fatelo tranquillamente. Se avete volontà di postare i vostri mezzi sul mio canale potete postarlo, così possiamo anche discuterne. C'è una community apposita e appositamente creata su YouTube. Quindi io vi ricordo, come sempre, andiamo alle cose tecniche, di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per la presenza costante, vi mostro le ultime foto del modello che è stato realizzato in questi video e vi aspetto per la prossima serie che arriverà a breve, e vi svelo che ci sarà in questa settimana probabilmente una novità sul canale. Grazie a tutti, buon modellismo, e altre info le trovate nelle info box e vi consiglio di passarci, anche perché avete un codice sconto pensato per tutti voi che vi permetterà di acquistare la Galeri, l'aerografo e i prodotti della Galeri a un prezzo scontato del 10%. Buon modellismo a tutti!